Ho fatto danza una volta a 20 anni. Ho iniziato danza a 9 anni. Danza mi è sempre un po' rimasta nel cuore come rimpianto, pensando sicuramente non lo farò mai più. Sono Carola Freddi, ho 31 anni e sono la direttrice di Scuola di Danza Capodville. È una scuola nata nel 2010 a Codevilla ed è una scuola aperta a tutte le età, a tutte le disabilità e facciamo danza quindi per tutti. La scuola l'ho aperta nel 2010 e quasi successivamente una delle mamme delle bambine mi ha detto: ma perché non facciamo un corso di danza per adulti? All'inizio avevo 2 o 3 allieve, e però come tutte le cose ho continuato anno dopo anno fino ad arrivare insomma adesso, dove abbiamo corsi mattutini, serali, divisi per livello e quindi adesso c'è un'ottima scelta per tutti, sempre rivolto però alla danza classica, solo danza classica. Ho smesso che avevo 27 anni per matrimonio, famiglia, e poi per qualche anno appunto ho smesso, ho provato a buttarmi nel nuoto, in altri sport, ma mancava comunque qualcosa. I primi anni, bambina, e tutto va bene. Poi si diventa grandi, c'è la famosa competizione, mai pensato di voler fare la ballerina da grande perché mi piaceva fare altro, però l'ho fatto con impegno, come una professionista in base alle mie scarse capacità. La danza classica ha dei componenti che attirano, secondo me, come avviene nei bambini, delle persone che hanno bisogno di inquadratura, di disciplina, di sapere cosa stiamo facendo. Cioè, la lezione di danza non è mai spartana o seguitemi che facciamo e andiamo, ma c'è una struttura e c'è dello studio dentro a questa serie di esercizi che noi andiamo a fare. Sono degli esercizi nati 200 anni fa e ognuno ha una propria struttura musicale e fisica, di studio, cioè vado a riscaldare un pezzo alla volta il mio corpo e vado a prepararlo poi al fine il balletto. Che mi fa bene al fisico, che mi fa dimenticare il mondo com'è. Quando vengo qui è come se mi isolassi da tutto il resto e mi concentro sul movimento, su quello che devo fare e dimentico tutto il resto. Fa bene, perché anche se è un'attività che si fa individualmente, non è come uno sport di gruppo, tipo la pallavolo, il calcio, però se sei in un gruppo affiatato si crea quell'energia che ti fa uscire anche la timidezza e quindi aiuta anche a esprimersi, a far uscire quello che c'è dentro di te. Facendo danza da adulti la competizione si ha veramente forse solo con se stessi, no? Cioè non è tanto importante da che punto, secondo me, da che punto si parte o dove si arriva, ma anche solo se si è migliorati leggermente rispetto alla lezione precedente o all'anno precedente. Però per me è stato proprio mi verrebbe da dire un fare la pace con un rimpianto che ho sempre avuto da bambina, e cioè non poter studiare danza classica, e quindi per me è proprio stato bello.
La danza e il Pilates sono molto simili. Chi affronta una lezione di Pilates nel tempo ritrova un benessere a livello posturale. Ecco, la danza fa lo stesso, condita da 1000 altri elementi artistici ed espressivi, però la postura, il lavoro posturale è esattamente lo stesso ed è profondo e va a lavorare su tutta la muscolatura più profonda, quella attaccata alla colonna, libera il diaframma, sostiene il pavimento pelvico, ha un lavoro veramente denso e importante per la postura delle persone nella propria vita. Ho iniziato a 3 anni e per caso, perché mia mamma mi ha iscritto in quanto un dottore gli aveva detto che la danza classica mi avrebbe aiutato per un problema fisico che avevo, che ho ancora tuttora, a livello delle anche, e gli avevano detto che invece di fare un'operazione la scelta migliore era fare danza classica, perché grazie alla rotazione, all'andeore e tutto mi avrebbe aiutato e senza dover fare appunto questa operazione o altre cure. E infatti così è stato. Io sono riuscita a sistemarne in buona parte, un po' di difetto è rimasto, però ci sono riuscita e mi sono appassionata tantissimo sin da quando ero piccina, 3 anni appunto, e non ho mai smesso. E soprattutto secondo me la parte più importante, oltre che fisica, è anche quella psicologica, perché fai un lavoro su te stesso sia dal punto di vista fisico che psicologico. Attraverso un percorso di analisi che sto facendo, alla fine di una seduta il mio terapista mi ha detto: Elisabetta, cosa voleva fare da piccola? E io ero disorientata in questo periodo e quindi ho iniziato questo percorso e non sono mai riuscita a dire realmente cosa volessi fare, però un certo giorno alla fine di una seduta mi ha acceso un carillone e io mi sono messa a piangere. Niente, ho voluto riprendere per ritrovare quelle emozioni, ricercare quelle emozioni che provavo quando ballavo. C'è chi ha bisogno di studiare danza classica perché tutto il resto è senza rigore, invece la danza ha disciplina, precisione, e quindi accolgo tutte queste persone che hanno bisogno di fare questo, legato poi all'espressività, c'è di mezzo la musica poi, cioè noi balliamo, facciamo continuamente esercizi sulla musica ed è una componente estremamente importante, molto spesso ci emoziona durante anche un esercizio. Ovviamente non è che io da piccola volessi fare la ballerina professionista, avevo una passione che ho dovuto interrompere non per scelta mia, e quindi interrompere una passione è stato interrompere un sogno di un bambino. Non siamo qui per diventare ballerine, ma perché ci piace, perché ci fa star bene, almeno io vengo per questo, ma credo che anche per le altre sia così. Faccio il veterinario, quando vengo qui spengo il telefono, spengo il cervello e mi riposo, ma arrivo a casa tutta scassata, tutta rotta, mangio e vado a dormire. Veramente, quando arrivo qua io stacco anch'io la spina da tutto e mi concentro su questo e lo faccio appunto da 21 anni praticamente e è la cosa più bella del mondo secondo me. Sono contenta di aver avuto modo nella mia vita di capire che era importante riprendere in mano una parentesi che avevo chiuso, ma non era chiusa per me.